Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con la lettura di oggi andremo a vedere i movimenti lavorativi ed economici della prima parte del 2023. È un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato. Ci sono già anche la lettura per la crescita personale e per l'amore e gli affetti per la prima parte del 2023. Trovate sempre tutto nelle playlist. Ho ripreso quindi le stesse energie, quindi abbiamo la carta dell'appeso, abbiamo il sole al contrario, il 9 di bastoni, un 10 di spade, abbiamo un 5 di spade al contrario e un 6 di pentacoli al contrario. Cominciamo quindi con il sole al contrario, che è una carta che parla in questo caso di una non espansione. Quando c'è il sole al contrario si può parlare anche di una sorta di confusione mentale, o di qualche affetto, mi viene anche da dire, che non sia così tanto vicino a voi, perché la carta del sole fa riferimento agli amici e a quelle relazioni di tipo puro, di tipo genuino. Diciamo che se possiamo pensare a quello che è il vostro lavoro, la vostra economia, avendo il sole al contrario, vedo una fase piuttosto di implosione piuttosto che esplosione. Andiamo avanti, poi tanto spiego tutto con i mini tarocchi. Allora, abbiamo anche poi un 9 di bastoni e un 10 di spade. Io qui sento che c'è la necessità di difendere quello che si è conquistato fino a questo momento. Nel caso siate autonomi, si tratta veramente di difendervi, magari rispetto, alla concorrenza o rispetto al mondo esterno in generale, diciamo così. Può essere sia da un punto di vista della, mhmm, così, dell'immagine, diciamo, piuttosto che da un punto di vista proprio strutturale. Mi parlano di antivirus e di computer, quindi per qualcuno potrebbe essere utile all'interno dell'azienda inserire o aggiornare gli antivirus, insomma. E il 10 di spade fa riferimento, è un 10, parla di chiusure e di inizio cicli. Qui c'è qualche cosa che dovrebbe essere cambiato, che dovrebbe essere, ehm, più che dovrebbe essere, è un qualche cosa che arriva a compimento, è un qualche cosa che arriva alla fine. Guardate, in realtà non vedo che ci siano grosse entrate economiche, grossi movimenti, però in qualche modo le preoccupazioni inerenti al passato, proprio magari il periodo di fermo di cui ci parla questo appeso, sento che volgerà alla fine in questa prima parte del 2023. Quindi può essere che per qualcuno si chiudano dei debiti piuttosto che si chiude un capitolo, ecco, a livello finanziario, a livello economico, un periodo che ha creato preoccupazioni, che ha creato mal di testa, confusione mentale e che ha anche creato l'impossibilità di spostarsi. Sento che c'è qualcuno qui che è diverso tempo che non si concede una vacanza, proprio per una questione legata o ai troppi cambi lavorativi o proprio una questione legata all'economia. Terminiamo, scusate, terminiamo con un 6 di denari al contrario. Adesso andiamo a vederlo con i mini tarocchi, però così di primo acchito diciamo che la sento un po' come una carta che vi consiglia di risparmiare, di oculare bene le spese. Per qualcuno potrebbe essere necessario magari tagliare delle spese non necessarie, appunto. Andiamo a vedere carta per carta che cosa vi dicono nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, il sole al contrario è spiegato da un re di pentacoli al contrario e da una regina di coppe. Allora, potrebbe fare riferimento a un ambiente familiare, vi dirò.
se fosse un'azienda familiare, ehm, potrebbe essere un qualche tipo di progetto, un'azienda, un lavoro, anche una collaborazione per qualcuno, alla quale tenete molto. Io credo che con questa persona ci sia un affetto davvero importante e genuino, però credo che con questo Re di Pentacoli, al contrario, le cose a livello materiale, a livello pratico, non funzionino poi così bene, o come si era programmato. Ok, andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di pentacoli e un 3 di coppe. Mm, sì, allora qui praticamente vi consigliano di strutturare bene il vostro lavoro. Prima vi parlavo di antivirus, quindi di mettere dei paletti, di definire i confini, anche dei ruoli, se state collaborando con qualcuno. Io arrivo fin qui e da qui in avanti compito tuo. Perché comunque, nonostante tutto, avete un cavaliere di pentacoli, è vero, è un'energia molto lenta e di base avete l'appeso, però vi ricordo che quando c'è il cavaliere di pentacoli i progressi che si fanno sono concreti, cioè sono passi piccoli magari che si fanno in avanti, ma da lì non si torna indietro, è qualcosa di stabile. Quello che raggiungete con il cavaliere di pentacoli poi non ve lo toglie più nessuno. Ok? E comunque c'è anche un tradicopio, è una carta di festeggiamenti, una carta di vittoria, è una carta di raccolta. Per qualcuno qua può essere che ci sia già stato un movimento, magari appunto l'inizio di qualche nuovo progetto, di qualche nuova azienda, un nuovo tipo di percorso e si inizia nel 2023 ad intravedere qualche risultato. Difendete bene i risultati. La carta del 9 di bastoni denota anche una certa stanchezza in voi. Probabilmente, appunto, come vi dicevo, è già stato fatto un lavoro e ci sarebbe bisogno di questo momento di ferie, di questo momento. Ripeto, avevo anche l'impressione che qualcuno non si prendesse un periodo di riposo da tempo. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, quindi magari potrebbe essere, ecco infatti, potrebbe essere carino un viaggio. Il 9 di bastoni che si ripete è un 4 di spade, che è una carta proprio di sì, più che di auto, sì, si può chiamare autoguarigione, dai, perché comunque è quel momento, stessa energia dell'appeso, che fondamentalmente avete bisogno di prendere per ricaricarvi a livello fisico, perché vi dico, siete stanchi con il 9 di bastoni, sia da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista emotivo. Io qui credo che ci siano diverse persone che abbiano vissuto in una fase di stress, in una fase di tensione per un lungo periodo e ci sia veramente la necessità di staccare la spina. Vi dico, tra il fatto che non vi svagate da lungo tempo, tra il fatto che dovete o avete dovuto gestire comunque un certo tipo di situazione che vi ha scaricato, è vero, adesso si iniziano a vedere i risultati finalmente nel 2023 di tutto lo sforzo che ci avete messo, però ricordatevi, il corpo fisico è il nostro tempio. Se non sta bene prima di tutto quello, anche tutto il resto non funziona. Sapete che la macrobiotica, la medicina tradizionale cinese, tutte quelle medicine, appunto, quelle tecniche di guarigione attraverso il cibo, è perché attraverso il cibo si riesce a fare chimica con il nostro corpo, quindi si riescono a spostare le energie laddove non fluiscono bene. Ecco, è importante curare il corpo. Qui sento che si tratta proprio di riposo fisico, si tratta di meditazione, si tratta di prendersi un tempo. L'amor proprio è anche un ok. Oggi dedico mezz'ora a me, non importa che cosa faccio nello specifico, l'importante è che sia quello di cui ho bisogno io oggi. Può essere leggere un libro, può essere non fare niente per mezz'ora e fissare il muro, che comunque è una forma di meditazione. Quello che a voi, insomma, vi aggrada, ma sento che c'è la necessità di prendervi un tot di tempo giornaliero solo per voi. Siete tanto scarichi, siete tanto condizionati. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, la giustizia, scusate, il 5 di spade. Abbiamo la giustizia e un 4 di pentacoli. Ehm, credo che qui il mal di testa
venga o sia venuto per cercare di fare la cosa giusta. La giustizia è sempre quella carta che impone una certa rettitudine, una certa rigidità. Impone o comunque sì, non è che la imponga sempre, molte volte è proprio un'attitudine. Può anche far riferimento per qualcuno a questioni burocratiche che potrebbero esserci in ballo, legato ad un trasferimento, legato ad un cambio, legato ad un viaggio. Mi parlano di rimborso del biglietto, come se avessero posticipato l'aereo o voi doveste posticipare un viaggio. Scrivetemi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli al contrario. Abbiamo la carta della sacerdotessa e la temperanza al contrario. La temperanza e il 6 di pentacoli sono due carte che comunque parlano di equilibrio e in questo momento sono al contrario. Qui sento che davvero c'è la necessità di andare dentro di voi con la carta dell'imperatrice. Vi dice un po' di ascoltare quello che è il vostro intuito, senza farvi probabilmente condizionare molto, anche da quello che potrebbe essere ritenuto giusto da parte degli altri. In realtà quando c'è la sacerdotessa è il prestare attenzione al proprio sé superiore. Parla anche di la carta della sacerdotessa è anche molto collegata con la luna e con il lato femminile. Mi parlano di ciclo mestruale, quindi magari per qualcuno può avere un senso questa ripetitività dei cicli lunari, e comunque essendo appunto collegata alla luna è una carta di forte, forte femminilità. È un po' come se qui doveste ascoltare di più il vostro lato femminile, il vostro lato intuitivo, o perlomeno ampliare il vostro lato percettivo. Sento che molte persone qui sanno come muoversi, ma credo che saranno un po' condizionate da quello che ritengono dovrebbe essere giusto fare. Andiamo a vedere mese per mese, ragazzi, come si sviluppano gli eventi. Io intanto comunque vi ricordo che anche qui il tempo è fluido. Se nelle carte viene fuori qualcosa a febbraio, per qualcuno si può manifestare a febbraio, per qualcun altro potrebbe essere marzo-aprile e per qualcun altro ancora potrebbe magari manifestarsi alla fine del 2022, ok? Quindi tenete presente che il tempo è fluido. Abbiamo un re di bastoni per gennaio, un 3 di bastoni per febbraio. Quindi qui il re di bastoni lo sento collegato con questo re di pentacoli, perché comunque sono due figure di potere, potrebbero essere anche due capi, vi dico, dipende poi da ognuno di voi che tipo di situazione lavorativa ha, ognuno la applichi alla propria realtà. A febbraio c'è questo 3 di bastoni, c'è un inizio di un progetto, c'è il guardare in avanti o anche il fare un salto in avanti. Questo cavaliere di pentacoli per qualcuno può fare riferimento magari a un'offerta che viene fatta e magari è proprio questo re di bastoni che fa l'offerta che dà inizio a questo 3 di bastoni, a questo nuovo percorso. Abbiamo comunque un 4 di coppe per marzo. Sento che qualcuno non è pienamente soddisfatto in questo periodo del tipo di realtà che si sta creando. Il 4 di coppe è sempre una carta in un certo senso di cecità, perché vi dice che siete talmente focalizzati nelle coppe che avete davanti a voi, quello che vi è stato offerto, diciamo così, qui lo possiamo vedere come i 3 bastoni che vi sono stati offerti e non vi rendete conto che c'è altro, ci potrebbe essere altro. Andiamo avanti, vediamo aprile. Come se mancasse qualcosa verso marzo. Poi tanto vado a spiegare anche questa linea con i mini tarocchi. Un cavaliere di coppe, ecco che arriva un'offerta in più, arriva una proposta, arriva un incontro magari per qualcuno.
Dopodiché abbiamo un 7 di denari e un 3 di spade. Allora, 7 di denari per maggio è una carta che parla di attesa fondamentalmente. In realtà ci dice che il grosso del lavoro, ma ve lo dicevo già un pochettino qui, no? Il grosso del lavoro è stato fatto e adesso si sta semplicemente aspettando che gli eventi si sviluppino. Ecco, il 3 di spade a giugno, ragazzi, mi richiama. Si sono girate queste due carte. Sono il matto e la luna, li teniamo. Mi richiama un po' questo 10 di spade che più o meno è la stessa energia. In realtà il 10 di spade è un 10, quindi è la chiusura del ciclo di sofferenza del 3 di spade, mi verrebbe da dire. Vediamo poi con i mini tarocchi di che cosa si tratta, per cui abbiamo il matto e la luna, quindi può essere che ci sia questo nuovo inizio, questo nuovo impulso che comunque crei delle paure, crei qualche tipo di proiezione anche di timore. Potrebbe essere una semplice disillusione, adesso lo andiamo poi a vedere con i mini tarocchi, però diciamo che in linea di massima qui sento che questo disequilibrio del 6 di pentacoli al contrario, che non è un equilibrio economico, ma potrebbe essere che c'è qualcuno che si sta un po' accontentando del tipo di remunerazione che sta prendendo. Ripeto, non vi sento pienamente appagati nella situazione in cui siete, soprattutto a marzo. Sembra che qualche cosa si muova a aprile, ma fondamentalmente non credo che sia la strada che voi vorreste, perché comunque poi a maggio rallentano di nuovo un pochettino le cose. Guardate, la carta dell'appeso vi invita a vedere le cose da un'altra prospettiva. Probabilmente c'è qualche cosa di cui vi dovete rendere conto. Avete la carta della giustizia qui, e quando c'è la carta della giustizia parla anche di qualche cosa che viene a galla, ok? Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, così riesco a darvi più informazioni. Andiamo a vedere questo re di bastoni. Abbiamo un 3 di coppe che è un'energia che si ripete perché ce l'avevate già sopra. Ulla. 3 di coppe, 5 di spade che lo rivediamo qui. Poi abbiamo la carta dell'imperatore al contrario e il fante di pentacoli al contrario. Ho la sensazione che qui manchi un appoggio finanziario per fare dei movimenti. Se questo 3 di bastoni non è, per esempio, la promessa della promozione piuttosto che un nuovo progetto, ehm, cioè, se non fa riferimento a qualche cosa che è già in atto e che va ad un livello superiore, fa riferimento a un progetto che è appena iniziato o che sta per iniziare, ma è come con queste carte qui e con queste carte qui, è come se non ci fosse una solida base economica per poter affrontare questo tipo di percorso. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, perché comunque il 3 di bastoni sento che è una carta che vi darà la possibilità di espandere i vostri orizzonti a febbraio. Sono le nuove possibilità, sono i nuovi. Queste sono troppe. I nuovi obiettivi anche, ma molto fa riferimento proprio a quello che è l'espansione di tipo economico. Allora, è spiegato da un 7 di spade, qui alla fine avete la luna, quindi ragazzi sento che questo 3 di spade potrebbe dipendere dal fatto che a febbraio vi facciate un pochettino prendere la mano, diciamo così, da questa nuova occasione, da questa nuova prospettiva. Il rischio con questo, con questo 7 di spade è di farsi prendere un po' troppo dall'ego, da quello che sono le proiezioni, da quelle che sono le bugie. Potrebbe essere che sia qualcuno, magari è qualcuno coinvolto in questo progetto, questo re che vedevamo prima, che tenda a controllare un pochettino troppo. Eh, per adesso carte di diavoli non ne ho, ma quando ho queste due energie insieme è una persona che cerca un po' di forzare la situazione. È un po' come se ci fosse qualcuno che cercasse di convincervi di fare un certo tipo di passo. State all'occhio. Allora, 4 di coppe, abbiamo un 2 di pentacoli,
7 di pentacoli, di nuovo una carta di proiezioni, e ehm, un 3 di denari al contrario. Ragazzi, ho la sensazione che qui qualcuno voglia coinvolgervi in un determinato tipo di progetto senza avere delle basi solide, non solo da un punto di vista finanziario, ma proprio da un punto di vista, scusate, delle idee di come strutturare, senza, è come scrivere un libro senza aver fatto prima l'indice, senza aver prima fatto una bozza, degli argomenti di cui tratterà il libro. La sento un po' verso questo stile, ma credo che anche voi verso marzo cominciate a farvi qualche domanda. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. 3 di spade un'altra volta, wow. 3 di spade, poi abbiamo la Regina di Coppe al contrario, il matto al contrario, che è la carta che si ripete già qui, e la Torre al contrario. Sì, credo che questo Cavaliere di Coppe faccia riferimento a una sorta di ultimatum. Credo che molti di voi, se fosse questo inizio di collaborazione o comunque se ci fosse stata questa sorta di promessa, ci sarà questo dialogo, ci sarà questo confronto che sinceramente, ragazzi, vi farà un po' cadere le sicurezze che avete avuto fino a questo momento, perché quando il matto al contrario parla un po' di sfiducia. Quindi può essere che diventerete sfiduciati o per quello che riguarda il vostro progetto, perché magari non vedete i risultati, e tenete presente che comunque avendo la luna, 7 di coppe, 7 di spade, può essere che siete voi a fare determinate proiezioni, ad avere aspettative troppo alte magari inerente a un progetto, a una situazione. Andiamo a vedere il 7 di denari, che vi consiglia o vi dice, diciamo, che l'energia di maggio sarà quella un po' di fermo, di attesa. Rivedo qui l'appeso. Abbiamo una regina di spade, eccolo qua, il diavolo mancava. Una regina di spade, il diavolo e l'asso di bastoni. Qua vi sentite condizionati, è per quello che siete in una fase di attesa. Con la regina di spade c'è la necessità di tagliare qualche cosa, può rappresentare una collega o può rappresentare magari che è una coppia. Re di spade e regina di spade potrebbero rappresentare una coppia. Se avete un'azienda di tipo familiare potrebbe essere magari una coppia sposata, quindi magari i genitori, o comunque la coppia, diciamo, sposata che gestisce la situazione familiare. C'è un diavolo, c'è qualche tipo di condizionamento, vi dicevo che c'era già qui, probabilmente qualcuno si sentirà con le mani legate, e difatti c'è l'asso di bastoni, è come se non si potesse fare un'azione. Sarebbe necessario farla, o farete un'azione condizionata, perché c'è anche questa possibilità. Mm. Andiamo a vedere il 3 di spade. Oh, c'era un 2 di coppe girato. Qui per qualcuno ho capito perché mi è andato questo 2 di coppe. Perché per un gruppo piccolo fa riferimento anche a un qualche tipo di situazione lavorativa mischiata con una situazione di tipo passionale. E sento che a maggio ci sarà un attimo di stand-by. Ma sarà questo tipo di comunicazione o di incontro che avverrà ad aprile che vi destabilizzerà, che vi farà cadere un pochettino la fiducia nei confronti di questa persona, anche nei confronti del sentimento che questa persona nutre. Se non fosse così, se per voi non si incastrano sentimenti e lavoro, può comunque cadervi la fiducia per una persona ad aprile. Ripeto, per qualcuno potrebbe essere una figura genitoriale o far parte di una coppia sposata, la figura che, diciamo così, vi deluderà un pochettino. Però ecco, tenete presente che molto lo fate voi avendo le aspettative tanto alte, eh. Ricordiamoci sempre che se noi ci creiamo delle aspettative non è compito degli altri soddisfarle. Allo stesso modo, se gli altri si creano delle aspettative, non è compito nostro soddisfarle. Le aspettative sono una proiezione della mente.
Ok, che non dico che siano sbagliate, anzi, cioè nel senso, iniziare un progetto e avere delle aspettative molto alte va bene, dà speranza, dà forza, dà quella scintilla, no? Però l'importante è non rimanere poi, diciamo, attaccati a quella proiezione, sapere che le cose comunque possono sempre cambiare. Allora, il 3 di spade è spiegato da un 10 di pentacoli, ragazzi, e dal fante di coppe, ragazzi. Credo che qui qualcuno della famiglia verrà a chiedervi scusa, qualcuno di questo gruppo, che sia lavorativo, che sia familiare lavorativo, che sia il gruppo che sia, però c'è qualcuno qua che viene, e abbiamo anche la luna, può essere anche qualcuno che ritorna dal passato, con il fante di coppe fortemente sono delle scuse, e abbiamo comunque anche qui il cavaliere di coppe, quindi in qualche modo un'offerta che porterà a un compimento ci sarà. Ho la sensazione che da un lato vi darà l'appagamento da un punto di vista sia personale, ma anche economico. Quando c'è il 10 di pentacoli si parla di contratti a tempo determinato, si parla anche della fine dei contratti, quindi magari per qualcuno è il pensionamento. Però ecco, essendoci un 3 di spade, il matto e la luna, vi dico che potrebbe costarvi un po' questa fine ciclo. Magari è un ambiente di lavoro al quale siete affezionati e che vi fa male lasciare. Non necessariamente il 3 di spade è un tradimento da parte di qualcuno, semplicemente è un dolore. Sono spade, molte volte i dolori ce li autoinfliggiamo con i nostri pensieri, quindi e fa anche riferimento, io lo sento in questo caso, a una sorta di distacco, a qualche tipo di distacco che potrebbe creare questo dolore, questa sofferenza, insomma. Comunque, tutto sommato, ragazzi, si muovono le cose per quello che riguarda un progetto. Anche se all'inizio dell'anno potrebbero sembrare non troppo stabili, e anche se le carte in realtà vi consigliano di risparmiare fondamentalmente, di tagliare tutto quello che potete a livello economico, le spese non necessarie, magari di rimandarle o cose di questo genere, perché vi ricordo che comunque c'è un 6 di pentacoli al contrario, quindi ecco, non sperperate, perché, ripeto, sento che l'inizio dell'anno non ha queste basi concrete e poi comunque vedo che anche durante lo sviluppo dell'anno si deve arrivare poi a giugno per vedere una sorta di compimento con questo 10 di pentacoli, ok? Va bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte dei guerrieri di luce. Abbondanza! Wow! Quando le intenzioni del tuo cuore sono per servire l'umanità, le porte dell'abbondanza si aprono naturalmente. Si era girata anche questa. Stella blu. Segui la luce della tua ehm, compassione interiore. La stella blu. Ok, praticamente vi dice che vi guiderà dove risiede, aspettate, che è da tradurre. Vi guiderà verso la verità che risiede dentro la vostra anima. Sono due carte molto belle, devo dire, e le sento un po' collegate con la carta della sacerdotessa. Quindi qui connettetevi con voi stessi e vedrete che troverete l'abbondanza. E quando si trova il flusso dell'abbondanza, arriva abbondanza di tutto, abbondanza di amicizie, abbondanza economica, abbondanza di occasioni. Mm? Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi per la prima parte del 2023 per quello che riguarda il lavoro e l'economia. Spero che la lettura vi sia stata utile per orientarvi un attimino. Se sì, potete mettere like, se volete supportare il canale potete iscrivervi, condividere, commentare, potete lasciare una donazione, potete guardare tutto il video fino in fondo e non saltare la pubblicità. Anche questi sono modi di supportare il canale e per me ogni tipo di supporto è importante. Io vi auguro un inizio 2023 splendido, spero davvero che possiate incontrare la vostra abbondanza. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!